Esercizio delle cupole. È un esercizio particolarmente importante perché incide su una fase del cammino davvero complessa, quella dello stacco del piede, della propulsione. Che cosa significa? Significa che ci troviamo nel momento in cui il piede destro si sta congedando dal suolo per poter svolgere la sua volata verso il passo anteriore. Che cosa significa? Perché è complessa questa funzione? Perché il carico in quel momento si trova su una superficie molto ridotta, ovvero nel piede destro che si trova posteriormente il peso poggia solo sulla parte anteriore del piede, mentre sul piede sinistro che si trova anteriormente poggia solo sul tallone, quindi capite bene che si trova il nostro corpo a poggiare su due superfici davvero ridotte. Per quello c'è la necessità di costruire informazioni davvero attendibili attraverso queste due parti del corpo, e quindi noi andiamo a lavorare in questo caso specialmente sulla parte anteriore del piede, su questa che può essere definita una tastiera dei metatarsi, perché questi ossicini del piede vanno a plasmarsi sulle caratteristiche del suolo, vanno ad adattarsi, e venendo meno questa capacità di adattamento viene meno anche la capacità di poter scambiare informazioni con il suolo e quindi anche la capacità di poter gestire il movimento in maniera adeguata. Per quanto riguarda il posizionamento, il classico sulla nostra sedia, per quello da seduti. Per quanto riguarda invece l'attrezzatura, abbiamo bisogno di diverse superfici con una curvatura che differisce dall'una dall'altra, quindi avremo 5 cupole diverse. Ne potete trovare di già pronte sul sito dove avete trovato la videoguida, e in alternativa un uso casalingo forse potrebbe essere ricercato in quei negozi di bricolage dove vendono dei pomelli per i corrimano o per le tende. Fate attenzione che ci siano delle superfici che siano ben tollerate dal paziente, perché il piede dovrà essere poggiato sopra, e che ci siano delle differenze sostanziali tra una cupola e l'altra. Primo livello di calibrazione per l'esercizio delle cupole. Ho pensato di mantenere per questi esercizi una struttura più o meno simile, in modo tale da mantenere un filo conduttore per ogni esercizio. E in questo primo livello le cupole da dover riconoscere saranno semplicemente due: la cupola con una curvatura più acuta ed una superficie più ridotta, ed una cupola maggiore. Come sempre poniamo le nostre cupole ben visibili sul lato sinistro del nostro paziente, in modo tale che in presenza di disturbi del linguaggio egli possa indicarle senza problemi. In ogni modo, in assenza di problemi di comprensione, di produzione, il mio suggerimento è sempre quello di attribuire dei nomi che richiamino le caratteristiche della cupola in questione. Per quanto riguarda l'esecuzione pratica, il piede destro questa volta partirà da una posizione più anteriore rispetto alle precedenti, perché il movimento di appoggio su queste cupole sarà questo che appena adesso vi farò vedere. Mettete la cupola all'altezza del tallone dell'altro piede, sostenete l'arto, portatelo indietro e lasciate appoggiare delicatamente il piede sulla cupola. Potete aiutare il vostro caro ad una piccola ricerca sulla cupola attraverso leggeri movimenti. Riportate in avanti il piede, poggiate la cupola senza produrre rumori rivelatori,
Questa qua. Era questa qua. Da che cosa te ne sei accorto? Che era tipo un sasso. Tipo un sasso. Lo vogliamo chiamare così, questa cupola, così? Vabbè. Va bene, allora, tipo un sasso ormai è stata battezzata. Senti, allora, quello che ti dicevo prima è che effettivamente tu devi sentire come si adatta questa parte del tuo piede sulle varie cupole, d'accordo? Sentire proprio come si modella il piede sulle varie superfici. Benissimo, era tipo un sasso, molto bene. Secondo livello di calibrazione per l'esercizio delle cupole. Semplicemente in questo secondo livello andremo ad aumentare le variabili in gioco all'interno del gioco di riconoscimento e arriveremo fino a 5 cupole diverse. Ecco, in questo caso potrebbe essere difficile attribuire dei nomi per ciascuna cupola perché le differenze cominciano a diminuire l'una dall'altra, pertanto potrebbe essere anche opportuno numerarle. La numero 1, cioè la più piccola, fino alla numero 5, la più grande. In caso di errore, chiaramente ci comportiamo come ci siamo sempre comportati fino adesso, ovvero facendo sentire al nostro paziente la natura del suo errore. Se gli abbiamo proposto una cupola numero 5, quella grande, e ci riferisce di aver sentito la 3, allora noi gli diciamo: aspetta, ti faccio sentire la 3, in modo tale che lui possa costruire nel suo cervello delle differenze rispetto alle due sensazioni che gli abbiamo fatto percepire in tempo breve. Terzo livello di calibrazione. Come di consueto, a questo punto cominciamo ad introdurre il miglioramento delle capacità di prevedere ed anticipare del nostro paziente le sensazioni che dovrà percepire con il suo piede destro, in particolare con la parte anteriore. E quindi arricchiamo la modalità precedente attraverso la richiesta: dimmi quale vuoi sentire, vediamo se te la faccio realmente sentire. La 5. La 5, la più grande. Sì. Benissimo. Allora, vediamo se in testa riesci a pensare a che sensazione dovrai sentire se veramente ti metterò la 5. Poi dammi il via quando l'hai immaginata. Via. No. Ti sei accorto subito che non era la tua, Più grande. La tua è più grande o questa qui che ti ho fatto sentire è più grande? No, è la più grande di tutti. Ah, ok. Esattamente. Bravo, senti, se non era la tua, qual era allora? La 2? Quasi? La 3. La 3, benissimo, benissimo, molto bene.